Benvenuti anche in questo video. Probabilmente avrete visto il mio video precedente, come sono finito su Java. Se non l'avete visto, ecco, vi incoraggio ad andare a vederlo, così avrete una piccola introduzione del perché siamo arrivati qui. Io mi chiamo Giovanni Adobatti, mi occupo di sviluppo software, in modo particolare, ecco, di sviluppo su software basato su Java. Durante questo video vedremo un po' la continuazione dell'argomento che abbiamo iniziato nel video precedente, cioè andremo a comprendere se davvero Java può essere utilizzato come linguaggio di programmazione per il web. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate pure la campanella così sarete avvisati quando usciranno i nuovi video e lasciate pure un like se il video vi è piaciuto. Non siete obbligati, però se vi piace questo video lasciatelo pure. Abbiamo detto obiettivo del video oggi è cercare di capire, ma Java è davvero un linguaggio di programmazione che si può utilizzare per sviluppare applicativi web? Durante questo video vedremo come in effetti è così, si possono sviluppare applicazioni Java per il web. Addirittura, prestate molta attenzione a questa cosa, senza scrivere una riga di codice HTML, CSS e JavaScript. Voi direte com'è possibile? E in effetti è possibile, anzi, con un framework che vi mostrerò è davvero anche molto semplice. Però facciamo prima un chiarimento. La percezione comune è proprio quella che Java è un linguaggio utilizzato per il back-end. E in realtà è vero che Java è un linguaggio utilizzato per il back-end in modo particolare, ma è roba vecchia, è roba del passato. Ormai attraverso librerie che sono scritte in Java, che permettono di scrivere codice in Java, si può tranquillamente sviluppare un'applicazione web completamente web. Java ha una lunga storia dal punto di vista del web. Ormai sono diversi anni che Java permette di scrivere per esempio delle servlet che fanno interagire le persone con i servizi web, oppure le Java Server Pages che servivano appunto, o servono perché ancora vengono utilizzate, per presentare diciamo sul front-end tutta la parte del contenuto HTML, CSS e via dicendo, quindi nel browser. Così come esistono dei framework, per esempio Spring Boot, che permettono di costruire applicazioni enterprise adatte, sviluppate per il web. E è alla base Java di diverse infrastrutture moderne, come vi ho appena menzionato, Spring per esempio è una di queste. È conosciuto anche per le sue performance, per la sua stabilità, è un linguaggio che è in continua evoluzione ed è utilizzato da diverse aziende enterprise nel mondo bancario, ma non solo, anche addirittura nel trading esistono applicazioni sviluppate completamente in Java e che sono assolutamente affidabili. E la sicurezza anche è una delle sue caratteristiche, visto che è continuamente mantenuto aggiornato nel corso del tempo. Che cosa è il framework che questa sera andremo a vedere che permette di sviluppare delle applicazioni Java native? Questo framework si chiama Vaadin. Eccolo qui, vi sto mostrando appunto il sito web. Vaadin lo trovate al sito vaadin.com. È una piattaforma, come dice appunto il sito web, che permette agli sviluppatori e ai programmatori di costruire applicazioni web native. Quello che faremo questa sera è utilizzare Vaadin per creare un'applicazione molto semplice, ma che vi permetterà di capire quanto è veramente potente questo tipo di sviluppo. Non utilizzeremo alcun JavaScript, anche se la piattaforma e il framework permette di utilizzare JavaScript dove necessario, ma per la costruzione di questa applicazione che vedremo, per la maggior parte delle funzionalità
del framework non serve scrivere codice PHP, scusate, codice JavaScript. Si tratta, scusate, si basa su web components. I web components vengono molto utilizzati, sono i componenti moderni per scrivere applicazioni web e Vadin si basa proprio su web components. È distribuito in realtà in due modalità, quindi sia la modalità completamente Java, ma anche la possibilità, per esempio andiamo a provare a creare un'applicazione, anche la possibilità di creare l'applicazione in una modalità full stack React con Vadin Illa, cioè back-end e front-end possono essere separati, ma può anche essere sviluppata in puro Java, che è quello che andremo a vedere oggi. Ottimo, quindi cominciamo, vediamo un po' come fare lo sviluppo di questa applicazione. Siamo sullo Starter Project. Chiaramente l'obiettivo di oggi non sarà quello di spiegarvi tutto, ma vedremo molto velocemente come si può creare un'applicazione. Possiamo crearla basandoci su Vadin 24.7, che è l'ultima release messa disponibile come release manutenuta. Altrimenti possiamo anche utilizzare Vadin 24.8, che è una pre-release. Boh, se siamo curiosi possiamo utilizzare la 24.8. In realtà nei miei progetti utilizzo la 24.7 perché chiaramente è una versione stabile ed è adatta per la produzione. Linguaggio di programmazione abbiamo detto Java, possiamo utilizzare Java 17 o Java 21 o Java 23. Utilizziamo Java 21 che è un LTS, quindi è disponibile per diverso tempo. Chiaramente possiamo cambiare il group ID o l'artifact ID. A questo punto andiamo semplicemente a cliccare download. Il download ci permette di, eccolo qua, scaricare uno zip che contiene tutto il progetto. Chiaramente il progetto, cioè chiaramente non è chiaro, ve lo dico io, il progetto è basato su Maven e su Spring Boot, quindi vedremo un po' come utilizzarlo. Io per semplicità sono andato già a configurare il mio IDE IntelliJ in questo caso, basandomi su una applicazione, la stessa applicazione sostanzialmente che avevo già però scaricato. Adesso andiamo ad aprire il nostro IDE e andiamo ad aprire l'applicazione che mi sono scaricato prima. L'ho già configurata, l'ho già caricata in IntelliJ semplicemente perché al primo caricamento IntelliJ fa un'indicizzazione, Maven viene lanciato per scaricare tutte le dipendenze, non volevo farvi perdere tempo ma andare direttamente sul concreto. Molto bene, questa è la nostra applicazione. Come vedete abbiamo il nostro POM per quanto riguarda Maven e abbiamo la versione di Vadin 24.8 Alpha 6 dichiarata così per l'utilizzo e naturalmente Spring Boot versione 3.4.3. Io direi ve la faccio già vedere funzionare, così cominciamo subito a capire quale è il risultato e poi magari entriamo un pochino nel merito di quali sono i componenti principali di Vadin. Attraverso l'IDE posso sia eseguire in run l'applicazione, ma anche in debug. Lanciamola in debug, così vedremo anche come in realtà è semplice anche fare debug, anche se non è l'obiettivo di questo video. Come vedete sta partendo l'applicazione, è partito Spring e adesso farà il deploy della nostra applicazione all'interno di una versione di Tomcat che fa partire Spring stesso. Come vedete l'applicazione è partita, abbiamo già il browser che si è aperto e ci presenta la nostra applicazione web.
disponibile a localhost 2.8080. Chiaramente la porta può essere cambiata in ambito di sviluppo e quando farete il deploy sul vostro server web, chiaramente la porta sarà la porta 80 standard. Ok, cosa possiamo fare attraverso questa applicazione? Chiaramente è solo un esempio, non vuole essere esaustiva, però già se andiamo a vedere nel nostro menu verticale, apriamo il task list, vedete già alcuni componenti che si possono utilizzare. Questa è una griglia, queste sono delle text box, questo è un componente per selezionare appunto le date, molto carino tra l'altro questo componente, un pulsante. Se proviamo la nostra applicazione, vediamo se adesso, infatti benissimo, vedete io prima avevo messo un bel breakpoint per fermare l'esecuzione, adesso lo eseguiamo, tanto non ci interessa, torniamo qui, benissimo. Ho inserito una riga, in questo caso era vuota, certamente mancano i controlli per vedere se il valore era stato inserito o meno, ma è giusta una applicazione di partenza. Allora, cosa vuoi fare? Diciamo che voglio ricordarmi di andare a prendere il pane. Vabbè, è una banalità. Clicco su Create, di nuovo arrivo al mio breakpoint. Qui ci sarebbe da spiegare, cominciare a spiegare che cosa fanno cosa fanno queste righe di codice, ma le lasciamo un attimino da parte, avanti, adesso ho anche tolto il breakpoint così non ci interrompe. Come vedete abbiamo inserito una riga, andare a prendere il pane, fare il pieno alla macchina. Se ora inserisco anche la data, entro quando devo fare questo pieno, direi, visto che oggi è il 2 maggio, direi domani, 3 maggio, create, ed abbiamo inserito una nuova riga, notate anche sotto il messaggio di task effettuato, quindi è stato inserito un nuovo record nella griglia. Come vedete è un'applicazione completamente funzionante, qui vabbè, ci sono delle demo su come può essere impostato l'utente, visualizzazione profilo, gestione delle impostazioni, logout, è un'applicazione a tutti gli effetti vera e propria che contiene diverse tipologie di componenti, ha molti componenti, in più è molto interessante perché ha anche tutta una serie di estensioni che possono essere sviluppate e tutta un'altra serie di estensioni che sono già state sviluppate da altri programmatori. Adesso andiamo così a vedere come è composto questo programma, molto velocemente, perché è proprio, come direbbe qualcuno, proprio base, quindi non scrivetemi nei commenti, però si poteva fare così, perché stiamo veramente rasentando il limite della semplicità. Comunque, come è configurata questa applicazione? È un'applicazione, abbiamo detto, di tipo Maven, lo vediamo perché la classe application è proprio classica di Maven, eh, basata, scusate, la classica di Spring, non di Maven. Appunto Spring Application esegue l'application che è quella che poi ci interessa per far partire tutto il progetto. Come è composto in questo caso l'esempio? Chiaramente è questo esempio, ma poi si possono sviluppare componenti, si possono sviluppare logiche completamente customizzate. Questo componente, come vedete, è composto da una composizione di base che serve a descrivere quali sono le view, le viste da far vedere un'applicazione, partendo dalla main view, che generalmente è la view principale, che crea, per così dire, il vestito della nostra applicazione, dove poi noi andremo a mettere tutti i componenti. In questo caso la main view cosa sta dicendo? Sta dicendo che ci sarà una toolbar
e ci sarà un div che contiene please select a view from the menu on the left. Quindi quando io sono entrato prima qui c'era proprio la scritta seleziona una vista sulla sinistra. Quale vista ho selezionato? E qui dobbiamo entrare un pochino nello specifico. Se vado a vedere le diverse viste, in questo caso il Task Management, questo pacchetto contiene tutto quello che riguarda questa funzionalità. Chiaramente io potrei aggiungere nuove funzionalità e quindi aumentare le voci di questo menu inserendo tutte le funzionalità che mi servono. In questo caso, dicevo, è stato raggruppato in questo pacchetto tutta la logica che serve per gestire quella funzionalità del task. Se andiamo a vedere, c'è il servizio che permette di andare a leggere e scrivere dal database. Non entro in merito in questo momento, però la create task fa proprio questo. Crea un oggetto di tipo task, se vado nel domain, quindi vado a vedere il task, identifica quali sono le informazioni che vado a gestire e non sono né più né meno che queste, la description, la due date, la creation date, come vedo la description, creation date, la due date e chiaramente c'è anche il task ID che in questo caso però è un generation type di tipo identity. Cosa significa? Significa che questo è l'ID, l'identificativo univoco del mio record e tra l'altro verrà incrementato, verrà creato come numero incrementato in modo automatico. Torniamo sul nostro task service, abbiamo detto viene creato un task, viene valorizzato set description con che cosa? Con questa description. La description da dove è prelevata? È prelevata da questo campo e la due date chiaramente da questo. La creation date viene preso l'orologio e selezionata l'ora, data ora di questo istante e la due date è appunto il campo che viene passato local due date come tipologia da questo componente. Task repository save and flash, quindi salva e invia, per così dire, conferma al database. Dove viene lanciato questo create task? Allora, command click, per chi non conosce IntelliJ, command click permette di andare a vedere dove viene utilizzato questo metodo, molto comodo. E qui sotto vado a vedere che ci sono tre metodi in cui viene utilizzato. Nel task list view, questo componente, nel task service it e nel task service it in un altro punto. Andiamo a vedere, perché io so già che siamo all'interno del task list view, perché generalmente i componenti che hanno una vista, una visualizzazione, vengono proprio chiamati view per convenzione e anche perché è comodo poi distinguerli. Ok, siamo nel task list view, che sarebbe sostanzialmente questo. Abbiamo visto che qui viene utilizzato appunto il task service e viene lanciata la create task. Abbiamo detto qui abbiamo passato i valori. La create task passo la description e passo la due date. Torno ancora indietro così vedo da dove li ho presi questi valori. Li ho presi da questo description e da questo due date. Se vado a vedere la dichiarazione, che cosa è il description? È un text field e non text box come avevo detto prima, text field e la due date è un date picker. Ok, quindi questa è una text field e questa è una date picker. Dove viene utilizzato la description e il due date? Clicchiamo, andiamo a vedere, benissimo. Qui vediamo che siamo sempre all'interno della task list view, quindi all'interno di quella lista che sostanzialmente mi compone quella maschera. Qui lo vado a istanziare, vado a dichiarare la classe. Non sto a spiegare che cosa significa istanziare perché immagino che una minima infarinatura di Java ce l'avrete. Se non ce l'avrete, sicuramente bisogna un pochino approfondire questo aspetto. Comunque la dichiarazione crea sostanzialmente quell'oggetto per essere utilizzato. A questo punto, ok, andiamoci così vediamo un po' come viene poi, cosa viene poi fatto. Description, abbiamo detto, viene istanziato. Bene, da questo momento description esiste.
A questo punto cosa faccio? Dico qual è il placeholder. What do you want to do? Eccoci qua. What do you want to do? Questo è il placeholder che mi viene presentato prima che io digiti del testo. È comodo dove non c'è uno spazio per una label. In questo caso non aveva senso mettere una label, metto un placeholder, è più comodo. Tanto una volta che ci scrivo, ho già capito che cosa ci devo scrivere. Torniamo indietro. Ancora, la description, set area label, questa è per l'accessibilità, quindi per i non vedenti, quindi ci sono dei sistemi che leggono sostanzialmente il contenuto della videata, ecco questo l'area label permette di andare a valorizzarlo. Set max length, molto interessante, cosa fa il max length? Lo dice la parola, imposta la lunghezza massima del testo che si può inserire. E ancora, description set min width, imposta la larghezza minima che quel campo deve o può assumere 20 em. Ce ne sarebbe da dire, ok, ma evidentemente con questo video non possiamo spiegare tutto, ma ci arriveremo. Il date picker allo stesso modo viene istanziato, viene messo il placeholder, l'area label e via dicendo. Cosa ci faccio con questi due componenti? Li devo mettere da qualche parte. In questo caso li abbiamo messi qua in alto, in questa toolbar. Andiamo a vedere dove sono inseriti, eccoci qua. Molto semplicemente nell'IDE, doppio clic, mi si evidenzia description, se scendo sotto vedo dove ho usato, vedete? È usato qui ed è usato qui. View toolbar, cosa ci metto in questa toolbar? Ci metto un gruppo di componenti, vedete? View toolbar group, description, due date, create button. Se torniamo di qui, a description, la due date e la create button, il pulsante che serve per creare il mio task. Direi che insomma abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Ora vi spiego solamente come viene gestito l'evento del create button. Un pulsante chiaramente genera un evento. Quando io clicco su un pulsante deve succedere qualche cosa. Nel nostro caso, quando clicco sul pulsante deve essere inserita una nuova riga. Come faccio a fare questa attività? Andiamo a vedere che il button, andiamo a cercare dove è dichiarato. Benissimo, eccolo qui, è dichiarato qui. Bene, a questo punto qui viene creato il pulsante, gli viene dato il nome, l'etichetta, e qui viene già collegato l'evento, cioè quando qualcuno clicca esegui questo evento. Nella realtà dei fatti, per essere più chiari, io avrei potuto anche fare in questo modo. Creare sempre un create button punto add click listener e qui allo stesso modo eseguire l'evento. Cioè, in sostanza, in questo caso, io passo direttamente l'evento al costruttore, ma posso chiaramente anche andare ad aggiungere l'evento, il click listener, il listener più che l'evento, direttamente sulla istanza del mio pulsante. Che cosa fa questa operazione? Io sto dicendo, bene, quando qualcuno clicca, tu che sei lì ad ascoltare, esegui qualche cosa e infatti ce l'abbiamo qui. Quando qualcuno clicca verrà scatenato un evento che esegue il metodo create task che chiaramente è dichiarato nel mio codice. Ok, qui non ho la visualizzazione del codice, ma non fa nulla. Eccola qui, sì. No, non è vero. Non fa nulla. Va bene, poi andiamo ad aggiungere. Andiamo a vedere quindi dove è dichiarato questo metodo. Ecco, molto banalmente qua sotto, che è il metodo che abbiamo visto prima.
In sostanza, quando qualcuno clicca su questo pulsante, cosa avviene? Avviene che viene eseguito il metodo create task del mio servizio, sì, load swap non mi interessa, il create task di questo servizio, che è quello che va a inserire il record. Poi cosa succede? Passando naturalmente la mia description, quindi gli sto passando il valore, perché chiamola get value, il valore di che cosa? Il valore della description e il valore della due date, quindi la descrizione e la data di scadenza entro cui devo fare quell'attività. Poi cosa devo fare? Qui lo vediamo molto chiaramente, task grid, ops, va bene, rilanciamo, che chiaramente essendo andato in debug ha cercato di aggiornare real time il software che ho modificato, ma non fa nulla. Fare il pieno. Stiamo solo spiegando molto velocemente che cosa si può fare con questo tipo di applicazioni. Ok, abbiamo detto task grid. Nel momento in cui inserisco un nuovo task, non viene caricato subito nella griglia. Io devo dire alla griglia di ricaricare i dati dal database o da dove li stiamo leggendo. Ecco che diciamo alla griglia, attraverso il tuo data provider, fai un refresh di tutte le informazioni che ci sono da caricare. Poi esegue una clear sia sulla description che sulla due date, quindi pulisco questi campi, vedete che sono sempre vuoti una volta che clicco su create, e utilizzo la notification per far uscire in basso a destra o dove voglio, perché poi si possono programmare queste notification, la mia conferma, quindi test di un task. Come vedete, nel momento in cui clicco su create appaiono le mie conferme. Ok, io direi che insomma abbiamo buttato un po' di carne al fuoco, però penso che voi abbiate già capito quanto effettivamente è potente utilizzare Java con una libreria come Vadin e con Spring. Abbiamo giusto tolto la polvere dal tavolo di quelle che sono le informazioni o di quello che è la potenzialità di sviluppo che si può fare con queste applicazioni, ma sicuramente avrete compreso come Java effettivamente può essere un linguaggio molto potente abbinato a librerie come Vadin. Sono sicuramente un sostenitore di Vadin, lo uso da diverso tempo, diversi anni, stiamo parlando almeno di 12 anni, e nel corso del tempo siamo passati dalla versione 6 alla versione 24 e ci sono state veramente molte evoluzioni e continue evoluzioni, quindi se volete sviluppare applicazioni web veramente performanti e scalabili, ecco, ve lo consiglio. Continuate così, amici di Vadin. Per concludere, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, se vi piace la programmazione in Java o la programmazione in generale. Lasciatemi un commento se vi interessa approfondire qualche tematica, se non avete capito qualche aspetto descritto nel video, non vi preoccupate, lasciatemi pure un commento. Se volete farmi qualche critica, fatemi pure qualche critica, mi aiuterete sicuramente a crescere e a correggere i miei errori di esposizione, ma sicuramente mi fanno piacere anche le critiche. Allora abbiamo detto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, è nuovissimo, però contiamo di darvi delle informazioni che possono veramente esservi utili. Grazie a tutti!